Quando diciamo rum, quasi sempre stiamo usando una parola che non sappiamo realmente definire. E non per ignoranza, ma perché il termine stesso è ambiguo. Questo è il punto dipinto. E oggi parliamo di che cos'è il rum. Il rum è probabilmente il distillato più frainteso e discusso che esista. Semplicemente perché è complicato da inquadrare e questa confusione non è casuale, è strutturale. Il primo errore è pensare che il rum sia un distillato unico, alla stregua di cognac o scotch whisky. Il rum è una famiglia di distillati senza un'origine condivisa. Nasce in decine di luoghi diversi, in epoche diverse, con scopi diversi. Eppure usiamo una sola parola per descriverlo. Ed è qui che iniziano i problemi. Problemi strutturali di definizione che per anni il marketing delle aziende ha calcato per virare su se stesso l'attenzione. Il rum potremmo definirlo come una categoria storica. È il risultato del modo in cui la canna da zucchero è stata coltivata, trasformata e commercializzata nel mondo da diverse culture, abbracciando diverse tradizioni. Ogni volta che la canna arrivava in un nuovo territorio, il distillato che ne nasceva prendeva la forma di quel territorio. Tecnica, cultura, clima, disponibilità economica, tutto incideva. Il risultato è che oggi chiamiamo rum prodotti che dal punto di vista produttivo non hanno quasi nulla in comune e soprattutto che diamo al rum connotazioni aromatiche o gustative generiche che di base non ha. Uno dei miti più resistenti è che il rum sia dolce. Questa idea nasce da una confusione banale ma allo stesso tempo devastante. Dato che la materia prima, quindi la canna da zucchero, è dolce, allora anche il distillato che ne deriva sarà dolce, sarà zuccherino. Ma la distillazione non funziona così. Lo zucchero non passa attraverso gli alambicchi nel distillato finale. Quella dolcezza che molti percepiscono a volte è il risultato di un intervento successivo alla distillazione. È un'aggiunta al prodotto, non parte integrante dello stesso. Pensare che la dolcezza sia intrinseca al rum vuol dire non aver capito cos'è un distillato. Un altro errore molto comune è pensare che il rum sia esclusivamente caraibico. In realtà il rum è globale. È uno dei pochi distillati prodotti storicamente in più continenti e questo ha una conseguenza devastante, ovvero che non esiste un modello centrale da imitare, uno standard condiviso che definisca cosa debba essere il rum, se non per il fatto che la materia prima sia la canna da zucchero. In questo senso ogni paese ha costruito la propria interpretazione di rum. Certo, alcuni con regole più stringenti, altri con regole un po' più blande. E ora facciamo entrare in gioco una distinzione che viene spesso citata, ma raramente capita fino in fondo. La differenza tra i rum ottenuti da melassa e quelli ottenuti da puro succo di canna. Questa differenza non è una scorciatoia per dire questo è meglio di quell'altro. Al contrario, è una chiave per capire da dove parte il distillato. La melassa è quella materia prima di consistenza densa e di sapore dolce che rimane al termine del processo di estrazione dello zucchero. Storicamente era questa la materia prima utilizzata per la produzione di alcol da canna da zucchero, da cui il termine rum tradizionale. La melassa è una materia prima stabile, trasportabile, disponibile tutto l'anno. Al contrario, il succo fresco è una materia prima più fragile, più deperibile, più legata al momento del raccolto. Questa scelta cambia radicalmente il risultato finale, in termini di tempi di fermentazione, organizzazione produttiva e rapporto con il territorio. Ma fermarsi qui non è sufficiente, perché anche all'interno di queste due famiglie esistono mondi diversi, fermentazioni brevi o lunghissime, lieviti selezionati o spontanei, distillazione continua o discontinua, alambicchi che concentrano più o meno e soprattutto mano dell'uomo e contesto storico e culturale della produzione. Ogni scelta stilistica va da sé e produce un risultato completamente diverso. Eppure noi continuiamo a chiamare tutto rum. Qualcuno in passato ha provato a racchiudere questa meravigliosa immensa varietà in comparti stagni, comparti approssimativi e senza senso logico, perché dopo tutto a noi piacciono le cose semplici da inquadrare. Nascono così classificazioni assurde, legate al colore oppure alla lingua. Un esempio su tutti è la distinzione tra rum e rum con l'H. Ancora oggi sento parlare di questi tre modi di pronunciare il distillato come di tre stili. E mi chiedo perché nel 2026, con il mondo che è diventato così rapido,
con le informazioni che sono reperibili così facilmente, si resti ancora legati a vuoti strilli di marketing, senza metterli in discussione, senza ragionare. Ci preoccupiamo di dividere in sezioni, ad esempio, e ben più di 3, un territorio minuscolo come la Scozia, che utilizza a sua volta una materia prima dal punto di vista aromatico molto più povera della canna da zucchero. E mai ci sogneremmo di accomunare questa produzione a quella della vicina Irlanda, né tantomeno a quella delle Americhe o dell'Estremo Oriente. Ora, provate ad espandere lo stesso discorso sul rum, con le dovute proporzioni geografiche. Scozia, resto del mondo. E già solo questo punto di vista vi fa capire che rinchiudere le varietà di produzioni in 3 o pochi più stili è una pretesa senza fondamento. È un esercizio che non ha alcun senso, scopo o utilità, in quanto completamente inutile. Il punto è questo. Il rum è l'unico grande distillato mondiale che non ha mai avuto bisogno di essere coerente. Non deve rispondere a una denominazione unica. Non deve proteggere un'identità nazionale condivisa. Il rum doveva funzionare anche dal punto di vista economico, doveva adattarsi, doveva essere flessibile. Questa flessibilità è il suo punto di forza, ma anche la sua condanna comunicativa. Quando oggi ti trovi davanti a una bottiglia di rum, il nome non ti dice quasi nulla. Devi guardare altrove, devi chiederti che tipo di materia prima è stata fermentata, con quali tempi, con quali strumenti, in quale contesto normativo e culturale. Senza queste informazioni il termine rum è vuoto, è una parola che rassicura ma che non spiega nulla. E queste informazioni le puoi reperire solo se concentri l'attenzione su 2 punti fondamentali. Chi l'ha prodotto e dove. E qui nasce un altro equivoco, tra i più pericolosi. Pensare che il rum sia una categoria semplice, accessibile, quasi ingenua. In realtà è una delle categorie più complesse da decifrare proprio perché non è stata normalizzata. Non esiste un modo giusto di fare rum. Esistono modi coerenti e modi incoerenti rispetto a una tradizione specifica. Capire questo punto apre finalmente una visione reale del panorama rum. Cambia il modo in cui leggi le etichette, cambia il modo in cui giudichi un prezzo, cambia il modo in cui ascolti una storia di produzione e soprattutto ti impedisce di usare categorie pigre come questo è più autentico o questo è più vero. Autentico rispetto a cosa? Più vero rispetto a quale tradizione? Se c'è una cosa che in questo episodio voglio chiarire, è proprio questa. Il rum non è un distillato solo perché condivide una pianta. È una famiglia di distillati perché condivide una storia frammentata. Ed è solo accettando questa frammentazione che puoi iniziare a capirlo davvero. Da qui in avanti, se qualcuno ti parla di rum come se fosse un distillato unico, sai che sta semplificando e che probabilmente riporta informazioni e falsi miti ascoltati in modo superficiale qua e là e in gran parte derivati da strilli di marketing, non certo da competenze in materia. Magari in buona fede, ma sta togliendo complessità a qualcosa che complesso lo è per natura. E se vuoi capire davvero cosa succede quando il succo di canna non diventa solo un distillato, ma identità culturale, allora non puoi restare fermo su una definizione astratta. Devi andare in quel luogo dove quel distillato non è mai stato una categoria, ma una presenza quotidiana. Questo era il primo episodio del Punto dipinto. Se vuoi continuare con me ad approfondire il mondo dei distillati, iscriviti al canale e continua a seguire gli aggiornamenti. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima settimana. Un saluto di spirito da Leonardo Pinto, perché gli spiriti sono cultura e la cultura arricchisce lo spirito.